saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo la ripartenza un po' discontinua ma valida di una band dark metal nostrana dalla lunga militanza nell'underground. Seppur qualcuno sostenga il contrario, se studi un po' il mondo metal, scopri che non sempre esso è giusto e meritocratico. Se lo fosse, basterebbe avere un genere originale delle buone idee a sostenerlo per avere successo. Ma nei fatti non è così. Anche la capacità di autopromuoversi e farsi promuovere conta, forse anche di più della musica in sé. Non è quindi un caso se negli anni hanno raggiunto la fama anche band piuttosto derivative e con poco da dire, mentre altre ben più interessanti hanno continuato a muoversi nel più stretto underground, come per esempio gli Inner Shrine. Nati nel 1995 a Firenze, hanno esordito sulla lunga distanza 3 anni più tardi, con Nocturnal Rhymes e Entangled in Silence. Da allora portano avanti una carriera più che onesta, fatta di 6 full length, tutti incentrati più o meno sul gothic metal sinfonico, con diversi spunti di originalità, tra cui lo scambio linguistico inglese-latino nel testo. Nonostante alcuni tratti caratteristici del genere, come il cantato Beauty and the Beast, i toscani non si sono mai fatti condizionare dalle mode del momento, anzi hanno sempre proseguito per la loro strada. Una strada piena di svolte e di aggiustamenti stilistici, che nel tempo li ha portati a perdere buona parte del cantato femminile ed abbracciare toni sempre più dark e influssi black. È lo stesso percorso a cui appartiene anche il nuovo EP, Aita. Primo disco dopo 5 anni dall'ultimo full length, per gli Inner Shrine segna una sorta di ripartenza e anche una nuova prospettiva. Al suo interno il loro suono si è fatto ancora più inaccessibile. Sempre di gothic metal parliamo, ma la componente sinfonica ormai è spesso minimalista, se non a tratti. Lo stesso si può dire per l'intera base metal. Influenzata da black e soprattutto doom, è però qualcosa di rarefatto, molto atmosferico. Di sicuro i riff potenti all'interno di Aita sono più unici che rari. Al centro c'è invece proprio il gioco di lieve sfumature di sensazioni. Il tutto accompagna un concept che riguarda gli Etruschi e le loro divinità, un tema decisamente azzeccato per musica del genere. È un altro spunto di originalità e di fascino per un EP che però, dall'altro lato, mostra diversi limiti. Se è vero che nell'atmosfera c'è un filo conduttore forte, lo stesso non si può dire a livello sonoro. In certi frangenti, gli Inner Shrine si mostrano più aggressivi, altrove melodici, e lo scalino tra le due parti ogni tanto pesa, fa quasi sembrare l'EP come un'accozzaglia di idee prese qua e là. Un fatto però del tutto falso se si guardano le singole canzoni. Ognuno ha i suoi spunti e una qualità, almeno buona. È il complesso di Aita che ne limita la resa. È un peccato per un EP che per il resto ha parecchio da offrire. Lo si può sentire per esempio in Karun, ossessiva e misteriosa, quasi avanguardistica, a tratti per i suoni che presenta. Contribuiscono a un'atmosfera oscura, in qualche modo esotica, ma sempre in linea con le atmosfere di Aita. Il picco è però Ipogeo Volumini, la più aggressiva dell'8, col suo impianto di riff quasi death doom e melodie molto oscure che colpiscono bene, ma senza scordarsi sensazioni inquiete, date a tratti da influssi ambient. Anche nel resto dei brani non c'è un pezzo meno che buono, neppure Tukulka, molto lontana dal resto con la sua teatralità e la sua natura più estroversa, in fondo fa fastidio, anche vista la sua caratura. Di conseguenza, nonostante il difetto, Aita si rivela buonissimo, un ottimo punto di rinascita per gli Inner Shrine. Per quanto ci riguarda, in futuro preferiremo sentire del materiale più coerente, ma in fondo di questo EP non ci si può lamentare, neppure così com'è. Poi, certo, se cerchi musica immediata, i toscani sono da evitare come la peste. Se al contrario ti piace anche infilarti di tanto in tanto nel metal più difficile da ascoltare, allora possiamo consigliarti di farti un giro su questo EP e anche sul resto della produzione del gruppo. Voto di Heavy Metal Heaven 70 su un massimo di 80 per gli EP. Per questa settimana abbiamo finito. Se hai apprezzato il video puoi mettere like, condividerlo e commentarlo. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i contenuti che pubblichiamo ogni pochi giorni. Puoi seguirci infine su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!